Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 31 agosto al 6 settembre. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarlo con il vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e anche i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. La carta della bara apre una settimana che potrebbe essere abbastanza complicata per certi aspetti. Non vuol dire che andrà male, vuol dire che ci sono alcune cose che devono essere attenzionate in modo particolare. Se ci sono energie un po' basse o situazioni che magari meritano la vostra attenzione per una possibile trasformazione o la conclusione, la chiusura di un ciclo e infatti la bara ci indica questo aspetto di cambiamento importante perché ci può essere un bel taglio netto, cioè di lasciare andare alcune cose con la vostra volontà o delle azioni, magari anche delle decisioni da prendere, altrimenti magari a livello naturale alcune cose andranno a concludersi, quindi c'è una specie di liberazione e potete recuperare forza, energia. Infatti anche la presenza dell'orso è coraggio, determinazione e resistenza per continuare a procedere in alcune cose che già state facendo, però può anche indicare senso di cura, di protezione verso alcune cose importanti, però magari anche verso voi stessi, soprattutto se poi dovete recuperare da cose precedenti. I segni zodiacali da attenzionare sono quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e troviamo anche quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Andiamo a vedere ambito amore, coppia, relazioni più importanti, anche di amicizia e famiglia e single. Troviamo il narciso. Ovviamente si tende a pensare di avere a che fare, e spero che non sia il vostro caso, con una persona narcisista, non ve lo auguro assolutamente. Il senso e il significato della carta ha un po' di più a che fare con la volubilità, con una certa sensibilità che non è proprio manifesta. Magari ci sono alcune cose che danno fastidio, che però sfuggono, non vengono dette e devono essere comprese un po' tra le righe. E poi ha anche a che fare con un po' l'attirare attenzione, tipo con qualche gesto, con qualche provocazione, magari con qualche atteggiamento che può sembrare un po' sciocco, un po' infantile, eccetera. Potrebbe essere da parte di una persona, vi ricordo che vale anche per un'amicizia o un familiare. Sono cose che ci fanno capire che magari una persona ha bisogno del nostro aiuto e che viene richiesto in un modo un po' particolare. Questo ovviamente spetta a voi capire se, diciamo, concedere o cercare di trovare delle soluzioni. Si vede che le energie sono abbastanza forti, magari molti di voi sono concentrati su se stessi, su alcune cose importanti, forse anche riguardo la salute, il lavoro e le finanze. In questo ambito alcune cose si lasciano andare, forse avete bisogno di distrazione, tutto sommato possono anche andare bene, dipende
Dipende se desiderate in questo momento concentrarvi, come vi dicevo, su alcune cose più importanti, mettendo, da parte, non dico un po' i sentimenti, però alcune persone che fate un po' fatica, a gestire, non si vede nulla di negativo, nel senso che è una fase, dove tutto può procedere, in modo, tranquillo, diciamo tutto sommato sereno, anche se abbiamo visto che dovete fare attenzione a non trascurare qualche dettaglio importante. E ovviamente questo, vale anche per i single nella sfera affettiva, diciamo per voi, se avete a che fare, come vi dicevo, con una persona un po' ambigua, un po' strana nei vostri confronti, magari è perché sta cercando di attirare la vostra attenzione, potrebbe essere indispettita, un po' stranita da un vostro atteggiamento. In realtà se c'è una frequentazione le cose, magari procedono tra alti e bassi, c'è questa l'anemone che ci fa capire che in qualche modo, si sta sottovalutando qualcosa e magari, state pensando, valutando, su come procedere, se andare avanti con una frequentazione, ma questo vale anche, nelle amicizie, vale anche per una nuova conoscenza, perché forse riusciamo subito a capire se è una persona che fa il caso nostro o ci diamo un po' di tempo per valutare, per prendere in considerazione magari qualche atteggiamento o qualcosa per aver maggior chiarezza. Per quanto riguarda le cose più pratiche abbiamo il vedovo sì che ha a che fare con la chiusura, con l'allontanamento di alcune cose o mettere in stand-by delle situazioni per poter riflettere meglio. Il fatto che ci sia la speranza già si accende un qualcosa di positivo, che può avere a che fare col superamento di ostacoli, di difficoltà, un nuovo equilibrio, quindi rinnovamento. Nelle relazioni, quelle che hanno a che fare con il lavoro, con questioni legate al denaro, eccetera, possono esserci dei chiarimenti, o anche, possibili, collaborazioni. In un certo senso è da valutare, perché è una fase in cui tendete, un po' a far tutto da soli, oppure vedere un po' come procedono alcune cose e quindi potreste essere un po' sfuggenti. Giustamente, visto che abbiamo notato che alcune situazioni, almeno in questi giorni richiedono la vostra attenzione, si vede anche concentrazione per andare a risolvere e, trovare serenità, più stabilità nel prossimo futuro. Ovviamente quando esce la carta del ladro io avverto che ci possono essere delle incomprensioni, dei litigi, fare attenzione a una persona che magari vi promette, vi propone qualcosa che potrebbe essere interessante e poi magari non lo è. Quindi attenzione ai furti di energia anche, magari persone che rubano il nostro tempo, la nostra pazienza, e poi si conclude ben poco. Quindi attenzione a queste cose, ovviamente vale anche per chi è alla ricerca di lavoro. Ci possono essere dei nuovi inizi, nuova speranza, però in qualche modo si vede che, si deve essere un po' più in controllo, un po' più chiari del percorso e magari modificarlo perché al momento non ci sono dei risultati ben precisi che vi soddisfano e quindi il fatto che ci sia proprio la falce e ci siano delle cose che non stanno funzionando, una specie di campanello di allarme che vi avverte che in qualche modo ci sono queste modifiche, da compiere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!